Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Qualche settimana fa ho recensito il SimuCube 2 Pro. Oggi volevo invece portarvi un confronto tra il Pro e lo Sport. So che molti di voi, in attesa di acquistare un SimuCube, sono indecisi se orientarsi sul Pro o sullo Sport. All'interno della recensione cercherò di rispondere alla domanda: vale la pena spendere 200 euro in più per l'acquisto del Pro invece dello Sport? Lo Sport è la proposta entry level di Granite Device, se così si può chiamare un volante da 1270 euro, che sono esattamente 200 euro in meno dei 1470 euro necessari per acquistare invece un Pro. Tra i due quindi intercorre una differenza di prezzo di circa il 14%. E cercherò di farvi vedere tutte le differenze sia dal punto di vista estetico che funzionale tra i due volanti che vi possono dare una mano durante le fasi di acquisto. Vale la pena dunque risparmiare 200 euro da indirizzare magari su un rim, su una pedaliera ed una postazione, acquistando lo Sport invece di fare un piccolo sacrificio ed arrivare ai 1470 euro del Pro? Prima di iniziare ci tenevo a fare un paio di ringraziamenti. In primo luogo vorrei ringraziare fortemente DGS Drive Game Sit che ha permesso questo video confronto. In secondo luogo vorrei ringraziare Granite Device che è stata molto gentile nei miei confronti e mi ha dato l'opportunità di parlare con uno dei suoi tecnici più esperti, Marco, che ha risposto a tutti i miei dubbi sul confronto tra SimuCube 2 Pro e SimuCube 2 Sport. Ci vediamo al termine della recensione con le considerazioni finali e le conclusioni. Il Pro e lo Sport sono inseriti all'interno della stessa identica confezione bianca, con il logo SimuCube e il motto dell'azienda. L'unico particolare discriminante è il piccolo adesivo con le diciture Sport e Pro che permette di distinguere le due versioni. Anche la dotazione accessoristica è la medesima: pulsante stop di emergenza, quick release proprietario con pin di ritenzione, antenna wireless per il modulo Bluetooth, viteria necessaria al fissaggio delle basi, alla postazione e all'assemblaggio del quick release. Differisce invece in maniera sostanziale l'alimentatore. Parliamo di un Fiyong rimarcato SimuCube da 48 volt e 6,25 A per il Pro ed un Manuel da 48 volt e 5,84 A per lo Sport. Abbiamo quindi una potenza di 280 watt per lo Sport e di 300 watt per il Pro, anche se SimuCube sul suo sito dichiara un picco massimo per il Pro di 450 watt. Manuel è sinonimo di garanzia assoluta in ambito alimentazione ed è sicuramente più blasonata della Fiyong. Sono però convinto, conoscendo la serietà di Granite Device, che abbiano scelto con cura l'OEM per la produzione dei loro alimentatori. Date le diverse potenze in gioco, l'alimentatore del Pro è di conseguenza più generoso a livello di ingombri, con i suoi 25 x 11 cm e 1600 g di peso contro i 22 x 9 cm e i 1300 g del Manuel del fratello minore. Entrambi gli alimentatori mantengono delle temperature di esercizio molto basse anche durante l'utilizzo intenso, a dimostrazione della loro qualità. Le due basi presentano linee semplici, pulite ed essenziali e gli stessi materiali. La scocca esterna è in alluminio nero, con il logo SimuCube serigrafato sui lati. Una fascia in alluminio grigio percorre tutto il perimetro del volante ed interrompe la continuità della scocca nera. Le due basi condividono le stesse dimensioni a livello di altezza e larghezza. Il corpo dello Sport è però complessivamente più compatto e misura 16,5 cm di lunghezza contro i 19 cm del Pro. La dimensione del guscio posteriore, che nasconde elettronica ed encoder, è la medesima e pertanto la differenza in dimensioni è dettata solamente dai diversi servomotori che equipaggiano le due basi. Importante infatti è la differenza di peso. Lo Sport risulta più leggero con i suoi 8 kg contro gli 11 kg abbondanti che rendono il Pro un vero e proprio macigno. Anteriormente Sport e Pro sono indistinguibili. Troviamo i 4 fori da 8 mm per il fissaggio delle basi al supporto e l'efficace sistema di sgancio rapido proprietario, anch'esso interamente in alluminio. Ho approfondito il discorso sul Quick Release SimuCube nella recensione del Pro, di cui vi lascio il link in descrizione. La scocca posteriore è sostanzialmente identica e differisce solamente per le specifiche impresse sull'alluminio. Lo Sport ha un input massimo di 48 volt e 6 A. Il Pro ha un input massimo di 48 volt e 9,5 A.
Tra le due versioni resta invariata invece la posizione di porte, connettori e pulsanti. Al centro trova posto il pulsante di accensione e spegnimento, a sinistra il connettore dell'alimentatore a 6 pin che nasconde il LED di stato. Più in basso la porta USB, la porta accessoria SIMUcube e l'ingresso per il pulsante di emergenza. A destra in basso il connettore per l'antenna wireless. Procediamo alla rimozione della scocca posteriore per confrontare elettronica ed encoder. Entrambi i modelli montano lo stesso encoder a 22 bit. Parliamo di un ormai collaudato BIS-C da 4.2 milioni di punti per rivoluzione, che legge i dati di rotazione direttamente sull'albero del motore e invia l'informazione alla scheda che controllerà di conseguenza la risposta del motore. Anche la scheda elettronica ha il medesimo layout ed è gestita da due processori ARM. Il principale è un ARM Cortex M7 che lavora a 216 MHz, 4 volte più veloce del vecchio Ioni montato su SIMUcube 1. Il processore secondario è invece un meno rapido Cortex M4. I due processori lavorano in sinergia ed elaborano il segnale con grande precisione e bassa latenza. In entrambe le schede troviamo in alto a destra 5 condensatori elettrolitici giapponesi da 100 volt e 100 microfarad necessari a stabilizzare il segnale di alimentazione. A sinistra invece il gruppo dei MOSFET dedicati all'alimentazione del servomotore. Per finire, in basso trova posto il modulo Bluetooth per la comunicazione con i volanti wireless compatibili, al quale è connesso il piccolo cavo dell'antenna che corre sotto la scheda. Sport e Pro condividono dunque la stessa identica elettronica, scelta comprensibile da parte di Granite Device per abbattere costi di gestione e produzione. Il servomotore è invece il componente che, insieme all'alimentatore, distingue i due modelli di SIMUcube. Entrambe le basi montano un servomotore brushless in runner che, come abbiamo visto nella recensione del Pro, è caratterizzato da una parte statorica contenente gli avvolgimenti in cui viene generato il campo magnetico e una parte rotorica con la presenza di magneti permanenti. Il Pro ha un servomotore da 25 Nm di coppia massima ed uno slew rate di 8 Nm su millisecondo. Lo Sport monta invece un servo da 17 Nm di coppia ed uno slew rate di 4.8 Nm su millisecondo. Il motore dello Sport è più compatto e misura 9 cm contro gli 11.5 di quello del Pro. Come nel Pro, la scelta del servomotore dello Sport da parte di Granite Device è stata eccellente. Il risultato è che entrambe le basi sono incredibilmente fluide e setose. A motore spento, rotando il mozzo con la mano, lo Sport è addirittura più leggero e scorrevole rispetto al Pro, differenza dettata sicuramente dalle differenti masse in gioco. Lo Sport risulta più silenzioso in condizioni di operatività e il rumorino elettronico presente invece sul Pro è ridotto ai minimi termini. A livello di temperature registrate, il Pro rimane sempre molto fresco durante l'utilizzo, anche dopo sessioni prolungate e con elevati valori di forza, mentre lo Sport tende a scaldarsi in maniera più vistosa, senza però raggiungere mai valori critici di temperatura. In entrambi i casi la scocca mantiene valori termici assolutamente accettabili. Tutte le rilevazioni sono state eseguite con temperatura ambientale di 20 gradi centigradi. Diamo uno sguardo al TrueDrive e alle differenze tra le due basi. Se volete approfondire l'argomento sul software SIMUcube 2 trovate in descrizione un video dedicato a settaggi e filtri. Nel TrueDrive il Pro e lo Sport condividono gli stessi parametri e filtri, con due sole eccezioni. La prima è rappresentata dal valore di coppia massima e amperaggio, 25 Nm e 20 A per il Pro
e 17 Nm e 15.5 A per lo sport. La seconda eccezione è riscontrabile nello slew rate, con 8 Nm per millisecondo per il Pro e 4.8 Nm per millisecondo per lo sport. Ne consegue che in linea puramente teorica il Pro è il 42% più potente e il 40% più reattivo dello sport. Cerchiamo di comprendere adesso in cosa si traducono a livello pratico le differenze numeriche tra i due volanti, analizzando il dynamic range, ossia la gamma dinamica del force feedback. Riproduciamo graficamente il segnale force feedback mettendo in relazione il tempo, espresso in millisecondi sulle ascisse, e la forza espressa in newtonmetri sulle ordinate. Tracciamo i limiti di coppia massima di 25 Nm per il Pro e 17 Nm per lo sport. Simuliamo quindi un segnale force feedback per il Pro e lo sport, semplificato in 3 fasi. La fase ascendente, con l'avvicinamento, la frenata e l'approccio iniziale alla curva, con bump e disconnessioni dell'asfalto, la fase di picco raggiunta all'apice della curva e la fase discendente con l'uscita di curva e l'accelerazione. Analizzando il grafico notiamo che il Pro, grazie alla coppia massima e allo slew rate superiori, ha una gamma dinamica di force feedback più ampia. La differenza non risiede solo nei valori alti di coppia, compresi tra 17 e 25 Nm, ma anche e soprattutto nella rapidità e nella forza con cui vengono restituiti i dettagli, le imperfezioni e i bump a medi e bassi valori di newtonmetri. Come confermatomi anche da Granite Device, il Pro con il maggior slew rate produce gli effetti desiderati in un intervallo di tempo molto ridotto. Sul Pro i dettagli vengono percepiti in maniera più nitida e limpida, regalando un'esperienza di guida complessivamente superiore rispetto a quella dello sport. Il force feedback del Pro è più pieno, corposo e ricco di dettagli in tutte le situazioni. Anche nelle perdite di aderenza e nel recupero vettura si nota una maggiore reattività del motore, che aiuta il pilota nel controllo e dona maggiore fiducia in inserimento ed uscita di curva. Inoltre la coppia maggiore del Pro rende praticamente impossibile saturare il segnale ed arrivare al clipping, a meno di non cercarlo volutamente. Con i valori di forza da me utilizzati mi è capitato invece di arrivare spesso al clipping con lo sport, rilevabile facilmente anche grazie al beep emesso dalla base in queste condizioni. Siamo arrivati al termine di questo video ed è giunto il momento di tirare le somme su questo confronto tra lo sport e il Pro. Ammetto che non è stato affatto semplice percepire le differenze e i dettagli che separano queste due basi volanti, oltre alla forza massima sprigionata in più dal Pro, che fa comunque la differenza, soprattutto se si è abituati a 25 Nm e si scende a 17 Nm durante la prova dello sport. La differenza tra sport e Pro non risiede tanto nella coppia massima, quindi nella forza bruta maggiore del Pro rispetto allo sport, ma più che altro nel maggior slew rate. Parliamo di uno slew rate di circa il 40% più elevato rispetto a quello dello sport, il che, come confermatomi da Granite Device, si traduce in una erogazione della potenza molto più rapida, che ci fa percepire dettagli, sconnessioni e soprattutto avere un force feedback più pieno e più vigoroso anche alle basse velocità. All'inizio del video vi avevo lasciato con una domanda: vale la pena spendere 200 euro in più per il Pro al posto dello sport? Al termine del video vi rigiro la domanda: vale la pena risparmiare soli 200 euro per acquistare lo sport e rinunciare a tutte le caratteristiche migliori del Pro, come una maggiore coppia massima, un maggior slew rate e una minore temperatura di esercizio durante l'uso? La scelta finale tra i due volanti rimane comunque nelle vostre mani, in base alle vostre esigenze e soprattutto alle vostre tasche. Scegliendo lo sport potrete risparmiare 200 euro da investire magari in una corona, in una pedaliera o in una postazione. A seconda che la vostra scelta sarà sport o Pro, non potete che restarne assolutamente soddisfatti. Entrambi i volanti sono fluidissimi e offrono un'esperienza di guida davvero appagante, superiore secondo me a tutti gli altri competitor, mi riferisco soprattutto ai podium della Fanatec.
Credo che con questo sia tutto, spero di avervi dato qualche spunto interessante se siete in procinto di acquistare uno di questi due prodotti. Ci vediamo in una prossima recensione e per oggi vi auguro buona giornata.